Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Kate ed oggi andiamo a realizzare una nuova borsa, però oggi andremo a realizzare uno zainetto che io ho reso più borsa che zainetto, ma ovviamente in base alle personalizzazioni che si fanno può diventare quello che vogliamo. Per questo progetto ho utilizzato Amore Lanato di Borgo dei Pazzi, nello specifico ho utilizzato il rosso e il bordeaux per staccare un pochino. Nel box informazioni trovate il link diretto al sito insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Ovviamente si possono utilizzare più colori oppure utilizzare un unico colore. Calcolate che questo è l'avanzo di tutta la borsa che vedete. Non è molto grande come borsa, ma comunque resta abbastanza capiente. La borsa misura 23 cm per 25 di altezza e in profondità siamo intorno ai 9-10 cm, quindi non è piccolissima, è abbastanza capiente. Ovviamente potete realizzarla delle dimensioni che volete. Io non ho applicato le bretelle, ma ho applicato una tracolla perché mi piace l'idea dello zainetto ma da indossare a tracolla, ma si possono tranquillamente applicare le bretelle sul retro. Comunque vi ho spiegato tutto nel tutorial, quindi non mi perdo in chiacchiere. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato circa 300 g di Amore Lanato nella colorazione rosso e circa 20 g di Amore Lanato Bordeaux per le varie rifiniture, una base ovale 22x8 cm, 4 moschettoni tondi, 65 cm di catena, una chiusura magnetica, uncinetto 3,5 per la lavorazione della base, uncinetto numero 4 per la lavorazione del resto della borsa. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal fondo, quindi prendiamo il filato, facciamo il cappio iniziale e andremo a lavorare direttamente le maglie basse all'interno dei fori del fondo. Per comodità mi aggancio nel foro centrale del lato più corto, ma possiamo agganciarci tranquillamente in qualsiasi foro, quindi inserisco l'uncinetto nel primo foro e vado a lavorare la prima maglia bassa. Inserisco l'uncinetto nello stesso foro e lavoro un'altra maglia bassa, poi passo al foro successivo dove lavorerò una sola maglia bassa, foro successivo 2 maglie basse, una e 2. Qui ci ritroviamo nel foro dell'angolo dove andremo a lavorare sempre le 2 maglie basse, quindi un altro aumento e poi di nuovo 2 maglie basse, quindi in prossimità dell'angolo andremo a lavorare nei 3 fori 2 maglie basse, mentre per i restanti fori andremo ad alternare 2 maglie basse ed una maglia bassa. Quindi ora procedo, nel foro successivo lavoro una sola maglia bassa, poi di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso foro e si procede così per tutto il fondo. Quindi nei 3 fori di ogni angolo noi andremo a lavorare 2 maglie basse, anche se dovremo alternare 2 maglie basse ed una maglia bassa. Nel foro dell'angolo noi andremo a lavorare comunque 2 maglie basse. Ovviamente questa distribuzione degli aumenti è basata sul filato che sto utilizzando io. In base al filato che utilizzerete dovrete adattare gli aumenti per il vostro lavoro. Volendo potete anche lavorare il fondo direttamente con il filato oppure in alternativa utilizzare anche un fondo più grande, quindi il classico 30x10 non è un problema. Quindi si procede in questo modo, lavoriamo 2 maglie basse ed una maglia bassa per tutto il fondo, facendo attenzione a lavorare l'aumento nell'angolo.
Ok, siamo arrivati all'ultimo foro, lavoriamo l'ultima maglia bassa. A questo punto cambiamo uncinetto, passiamo dal 3,5 al 4, che è più adatto per questa tipologia di filato, ma volendo potete proseguire tranquillamente con il 3,5 oppure utilizzare un uncinetto adatto alla vostra mano di lavorazione. Quindi a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, prendendo solo la metà catenella retro in questo modo. Chiudiamo a punto bassissimo, facciamo una catenella che ci va a sostituire la prima maglia bassa e procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto, quindi andremo a prendere solo la metà catenella retro In questo caso, se fosse necessario, possiamo andare a fare ulteriori aumenti. Io ne farò giusto uno in ogni angolo, quindi proprio in prossimità dell'angolo, esattamente qui. Vado a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, sempre in costa retro, in questo modo, e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ovviamente l'aumento lo ripeterò in ogni punto d'angolo, quindi esattamente in prossimità dell'angolo noi andiamo a lavorare un aumento, ovviamente solo se necessario. Nel caso non fosse necessario potete lavorare i punti come si presentano, oppure se proprio serve fare qualche aumento in più. Terminato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, facciamo una catenella ed iniziamo con il punto di lavorazione scelto. Io andrò a lavorare appunto su 7, ma voi volendo potete utilizzare la lavorazione che più vi piace. Quindi ho fatto la catenella, lavoro una maglia bassa nello stesso punto ed una maglia alta nello stesso punto, in questo modo. Salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa ed una maglia alta in questo punto. Poi di nuovo salto un punto, vado nel successivo, lavoro una maglia bassa ed una maglia alta, sempre ovviamente nello stesso punto, e questo sarà il procedimento che andremo a ripetere per tutto il giro. Quindi andremo a lavorare il gruppo formato da una maglia bassa ed una maglia alta per tutto il giro, ovviamente saltando sempre una maglia perché altrimenti andiamo a fare gli aumenti. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine del giro. Terminato il giro lo chiudo nel primo punto, sempre con una maglia bassissima, faccio una catenella, dovrò ripetere quindi il gruppo formato da una maglia bassa ed una maglia alta sopra ogni maglia bassa sottostante. Quindi ora inserisco l'uncinetto nella maglia bassa sottostante, ovviamente prendendo solo la catenella, e lavoro una maglia bassa. Lavoro poi una maglia alta nello stesso punto, salto il punto successivo che corrisponde alla maglia alta sottostante, vado nel seguente, ovvero nella maglia bassa, e lavoro il gruppo formato da una maglia bassa ed una maglia alta. Questo è il semplice procedimento che dovremo andare a ripetere per tutto il resto della borsa. Salto un punto, vado nel successivo, lavoro una maglia bassa ed una maglia alta e continueremo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Troverete indicati qui in alto il numero di giri totali che parte esattamente dal primo giro di maglia bassa in costa retro fino all'ultimo giro di lavorazione, insieme alla misura in centimetri che vi aiuterà ulteriormente. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere.
Bene, una volta lavorati tutti i giri appunto su 7, ne ho lavorati 19 in totale, ho raggiunto 21 cm di altezza. A questo punto vado a chiudere l'ultimo giro ed andrò ad ultimare con un giro di punto bassissimo. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassissima, così per ogni punto. Terminato il giro, possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo occuparci della patella. Io mi sono messa dei marcapunti perché già mi sono presa le misure. Comunque, per stabilire la posizione della patella, innanzitutto vado a piegare perfettamente a metà il bordo. Quindi stabilisco comunque quanto larga voglio fare la patella e comunque in base a quello devo lasciare la stessa misura sia sul lato che sull'altro. Io ho lasciato 4 cm e mezzo su questo lato, 4 cm e mezzo su questo e ho posizionato il marcapunti, quindi andrò a lavorare dal primo marcapunti all'ultimo, quindi la mia patella corrisponderà esattamente a questa misura, ovvero 14 cm e mezzo. Quindi mi riprendo lo stesso filato, volendo potete utilizzare anche un filato a contrasto. Mi faccio il cappio iniziale e mi tengo il filo sull'uncinetto. Non mi aggancio esattamente dove ho il marcapunti, ma nel punto successivo, quindi non vado ad inserire l'uncinetto in questo modo, bensì proprio al centro del punto bassissimo. E dovrò trovarmi in questa situazione. Vado a prendere il filo e lavoro una maglia bassa. Farò questo ovviamente per ogni punto fino ad arrivare esattamente al punto prima del marcapunti. Ovviamente, come abbiamo detto prima, il punto marcato non lo lavoriamo, voltiamo il lavoro e andremo a lavorare normalmente in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Quindi ho voltato il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che ovviamente comprende anche la prima riga appena lavorata. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Lavorate le 15 righe a punto basso, otterremo 12 cm di altezza. A questo punto possiamo tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Ora dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo della patella. Io ho deciso di utilizzare il bordeaux. Questo è il filato che mi è avanzato dalla borsa amore di qualche tutorial fa. È sempre amore lanato, quindi va benissimo. Ovviamente potete utilizzare tranquillamente lo stesso colore. Faccio il cappio iniziale, poi andrò a nascondere la codina successivamente e andrò ad inserire l'uncinetto esattamente dove abbiamo messo il marcapunti precedentemente, quindi vado a prendere la metà catenella retro
prendo il filo, lo tiro fuori e procederò con la rifinitura del bordo della patella, che farò tutta a punto bassissimo. Quindi inserisco inizialmente l'uncinetto prendendo la catenella esterna sul bordo e lavoro una maglia bassissima. Procederò con il punto successivo. Calcolate che ad ogni punto bassissimo corrisponderà una riga di lavorazione, quindi inserisco l'uncinetto nell'asola successiva, quindi della riga successiva, prendo il filo e lavoro una maglia bassissima e farò così per ogni punto. Arrivati in questo punto facciamo una catenella e procediamo lavorando sempre in costa retro. Stessa cosa su quest'angolo, quindi faccio una catenella, giro il lavoro e procedo con la rifinitura di questo lato. Lavoreremo l'ultimo punto, andiamo a chiudere poi dove c'è il marcapunti prendendo solo la metà catenella esterna, punto bassissimo, possiamo tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. A questo punto dovremo occuparci del laccetto di chiusura ed ovviamente di creare i soffietti laterali. Andrò a creare il laccetto sempre con il bordeaux, quindi sempre con un colore in contrasto, ed io l'ho già realizzato, ho semplicemente realizzato 60 cm di catenelle, ho lavorato delle semplicissime catenelle fino a raggiungere 60 cm. Una volta raggiunti i 60 cm si taglia il filo e si blocca con un nodino. A questo punto non dovremo fare altro che farlo passare attraverso la lavorazione. Ci aiuteremo con un ago da lana, quindi andiamo ad inserire il cordoncino all'interno e possiamo tranquillamente regolarci ad occhio per far passare il cordoncino. Lo farò passare nel secondo giro, ovviamente dal bordo di punto Suzette, quindi esattamente a questa altezza. Inserisco il cordoncino, poi lo faccio uscire esattamente dove inizia la patella, quindi più o meno qui, e devo creare il soffietto per andarlo a far passare nel punto esatto. Quindi noi andiamo a piegare in questo modo. Inserisco l'ago nella lavorazione prendendo la maglia successiva, vado dritto, punto dritto con l'ago in modo da prendere le giuste maglie, quindi sono entrata da questa parte e devo uscire dall'altra. In questo modo, come potete vedere, ho preso tutte le parti. Ora salto un punto, vado nel successivo, faccio passare il cordoncino attraverso, lo farò passare all'interno e sbucherò sull'altro lato. Quindi esco qui ed ovviamente devo ripetere lo stesso procedimento per la creazione del soffietto. Quindi devo andare a piegare in questo modo e faccio passare l'ago attraverso le tre parti, quindi devo sbucare sul davanti, come potete vedere. Poi faccio l'ultimo passaggio in questo modo, ripetendo ovviamente quello che ho fatto sull'altro lato, ed avrò concluso. Poi ovviamente si va a sistemare il cordoncino, ma questo sarà il risultato provvisorio.
Quindi fatto questo passaggio poi possiamo anche andare a rifinire qui le colline mettendo una perlina di metallo oppure facendo un nodino e tagliando il filo in eccesso. A questo punto ci occupiamo del manico superiore. Per realizzare il manico prendiamo sempre lo stesso cordino ovviamente, facciamo il cappio iniziale e ci avviamo 25 catenelle. Lavorate le 25 catenelle, corrispondono a circa 18 cm, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta. Procederemo poi lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Una volta terminata la riga tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie ed io andrò a rifinire con l'altro colore, ma si può fare tranquillamente con un unico colore. Quindi prendo il bordeaux, faccio il cappio iniziale. Se utilizzate lo stesso colore non è necessario tagliare il filo, ma procedete con il giro di rifinitura appunto bassissimo. Inserisco l'uncinetto qui sul bordo, prendo il filo, lo porto fuori e vado a rifinire quindi appunto bassissimo in ogni punto. Quindi su ogni punto io lavoro un punto bassissimo, ovviamente nell'angolo faccio una catenella e poi procedo con una maglia bassissima in ogni punto. Terminato il giro, tagliamo il filo e lo blocchiamo tra le maglie. Allo stesso modo possiamo realizzare anche le bretelle, quindi in base alla misura che ci occorre noi possiamo ripetere lo stesso procedimento e realizzare le bretelle. L'unica cosa è meglio realizzarla comunque con punto termico oppure direttamente a punto bassissimo perché altrimenti tende a cedere. Questo sarà il manico che andrà all'altezza della patella, non ci resta che prendere due moschettoni, applicarli sulle due estremità ed applicarlo sulla borsa. Lo faccio passare attraverso le maglie in questo modo, quindi inserisco il moschettone esattamente sul punto bassissimo ed esco sull'altra parte. In questo modo possiamo andarlo ad applicare direttamente sulla borsa. Lo faccio passare attraverso le maglie in questo modo, proprio dove c'è questo giro qui di punto bassissimo. Bene, abbiamo quasi terminato, non ci resta che andare ad applicare una chiusura magnetica al centro della patella, volendo possiamo applicarne due sugli angoli così da tenerla perfettamente chiusa. Io al momento ne applicherò una, non fateci caso se è argentata, ma poi successivamente la cambierò con una dorata e l'applicherò esattamente in questo modo, quindi vado ad applicare una parte al centro della patella e poi successivamente la seconda parte sul corpo borsa. Queste sono quelle più semplici da applicare in quanto hanno i fori e vanno semplicemente cucite.
Successivamente tramite questa ci regoliamo dove andare ad applicare l'altra parte. Una volta cucite entrambe le parti della chiusura possiamo chiudere ed avremo terminato. Io non applicherò le bretelle, ma preferisco mettere una catenella da poterla indossare a tracolla, quindi mi piace il modello zainetto ma da indossare a tracolla, quindi prenderò un segmento di catena all'incirca 1 metro, 1,20 m, che applicherò tramite moschettoni tondi esattamente qui dove ci sono i soffitti. Dunque ho preso 65 cm di catena, ne avevo un po' di più però ho preferito prenderne di meno per avere la borsa comunque ad un'altezza giusta e non troppo bassa. Quindi tramite i moschettoni, come abbiamo detto, lo andiamo ad applicare sui laterali della borsa. E questo sarà il risultato finale. Io come sempre super soddisfatta, vi ho mostrato come realizzare uno zainetto ovviamente a modo mio, ma volendo potete personalizzarlo in base ai vostri gusti, quindi non mettere la tracolla ma mettere le bretelle, se volete anche quelle in pelle non è un problema. Potete farlo ovviamente più grande utilizzando una base più grande, quindi non questa da 22x8 ma utilizzando quindi una base 30x10. Io qui poi ho messo queste perle metalliche, non mi chiedete dove le ho prese, ce le avevo in casa ma le trovate tranquillamente dove vendono materiale per bigiotteria. Per quanto riguarda la fodera io come sempre non l'ho fatto, ma nel box informazioni qui in basso trovate il link diretto al mio tutorial riguardo la fodera semplice per principianti. Per questo progetto ho utilizzato filati Borgo dei Pazzi, nello specifico Amore Lanato, ovviamente colorazione rossa e colorazione bordeaux. Nel box informazioni qui in basso troverete il link diretto al sito insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate le info sia qui sul video che nel box informazioni. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!